Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi andiamo a salutare gli amici di Sassuolo. Sarà un bel voletto di circa 2 orette per andare all'Emilia Fly Meeting. E quindi niente, mettetevi comodi e godetevi il volo. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, like al video e iscrivetevi al canale. Ciao, ci vediamo in volo! Ed eccoci qua catapultati in volo sui preappennini emiliani, reggiani. Prima di tutto volevo ringraziare tutti quanti perché nell'ultimo mese siete stati veramente in tanti ad iscrivervi al canale e quindi ad aumentare questa community. Quindi grazie, grazie, grazie ancora a tutti. A voi non cambia nulla, ma per noi è veramente importante, quindi ribadisco di iscrivervi al canale. Ritorno a bomba, come detto all'inizio del video, oggi stiamo andando a Sassuolo all'Emilia Fly Meeting. Vi metto il link qua sopra qualora vi siete persi il video su quello che si è visto durante la giornata. Abbiamo passato la pianura padana, niente di entusiasmante, visto anche un po' di foschia, per poi surfare i preappennini emiliani tra Piacenza e Parma, tangendo il lato sud del CTR di Piacenza. Abbiamo già percorso 230 km, inserendo nel piano di volo come punti di riposo Nibbiano, a sud-ovest di Piacenza, l'aviosuperficie di Rubiano, e adesso ci troviamo a circa 30 km dall'atterraggio dall'aeroporto di Sassuolo, dall'aviosuperficie di Sassuolo. Stiamo viaggiando a 90-95 miglia all'ora e a pochi minuti dietro di me ci sono gli amici Antonio e Thomas, con i quali abbiamo tentato un rendezvous in volo sulla verticale della città di Fellino. Loro sono decollati dall'aviosuperficie di Cornigliano a sud di Lodi. Abbiamo fallito l'obiettivo di 5 minuti. Ora abbiamo appena attraversato il torrente Enza sulla verticale di San Paolo d'Enza, lasciandoci indietro il torrente Parma e la città di Traversetolo che avete visto all'inizio del video. Sulla nostra destra la collina reggiana di Terre Matilde, un parco protetto di 30.000 ettari che è stato istituito nel 2011. È un territorio bellissimo di 11 comuni, un'area collinare compresa tra il crinale appenninico tosco-emiliano e la pedecollina reggiana, che interessa i bacini idrografici del fiume Enza ed in parte del fiume Secchia, che proprio attraversa Sassuolo. Ed ecco sotto di noi i tipici calanchi degli Appennini Reggio Emiliani, che sono terre argillose. Ecco perché a Sassuolo è così diffusa l'industria della piastrella. Sono appunto un fenomeno di erosione degli strati superficiali del terreno, soprattutto appenninico, che si sono prodotti nei secoli principalmente per l'effetto dello scorrimento delle acque su rocce argillose con scarsa copertura vegetale, quindi poco protette dal ruscellamento. Se siete da queste parti veramente basta spegnere il navigatore e andare all'avventura. L'area è caratterizzata da un'ampia diversità
e rapidità di varietà di ambienti. C'è, come vedete, una natura boschiva delle zone più impervie e abbandonate dell'attività agricola. C'è coltivazione a foraggio per la produzione del parmigiano reggiano. Ci sono delle boscaglie bellissime di pino silvestro, castagneti, una rete di castelli, pievi, borghi, antiche strade e torri che nel loro insieme costituiscono le tracce più evidenti del grande retroterra storico-culturale della collina reggiana.
Ok, stiamo scendendo piano pianino verso la pianura. Siamo adesso attualmente a sud-est di Reggio Emilia e il paese che vediamo in lontananza sulla sinistra è Scandiano e poi sarà Casagrande. Siamo a 10 minuti 10 km, chiedo scusa, dall'atterraggio e quindi switchiamo sulla 124.00 per vedere i traffici che stanno interessando la pista e per sapere qual è la pista in uso. Ed ecco davanti a noi sulla sinistra l'abitato di Casalgrande e tutte quelle, diciamo, chiazze bianche sono tutte quante le fabbriche di ceramiche eh, di cui Sassuolo è famosa. Infatti stiamo per sorvolare uno dei più famosi distretti produttivi italiani, cioè proprio quello delle piastrelle in ceramica di Sassuolo. Per curiosità, l'anno ufficiale di nascita del distretto della ceramica a Sassuolo è del 1741, anno appunto in cui un gruppo di imprenditori costituisce la prima società che si dedica alla produzione di maiolica nel borgo cittadino. È appunto interessante sapere che negli anni 90 eh, l'Italia e soprattutto appunto Sassuolo diventa il primo produttore mondiale di piastrelle e anche il leader mondiale nella produzione di macchinari per la produzione stessa di piastrelle e ceramica. Ecco, ma viene da chiedersi come mai una produzione industriale così specifica in un'area così ben definita? Beh, ovviamente l'inizio e il grande successo nella produzione di ceramica di Sassuolo è avvenuta prima di tutto perché il territorio circostante è costituito da calanchi argillosi, li abbiamo visti e li abbiamo sorvolati, e l'argilla è la materia prima della ceramica. C'è una dotazione di infrastrutture di trasporto molto soddisfacente, c'è una grossa disponibilità di gas metano per alimentare i forni, che ovviamente richiedono di molta energia, c'è la presenza del fiume Secchia che assicura un buon conferimento d'acqua e vi era la disponibilità di molti capitali che provenivano dall'agricoltura e gli imprenditori stessi che volevano iniziare a cimentarsi nell'industria. Come ultimo dato, attualmente, oggigiorno, il polo ceramico di Sassuolo che va da Modena a Reggio concentra il 90% dell'industria nazionale di piastrelle e gresso e porcellanato, 130 aziende, 20.000 occupati e circa 5 miliardi e mezzo di euro di fatturato, di cui 4,5 miliardi di export. Ok, l'aeroporto di Sassuolo è davanti a noi. Abbiamo già contattato la torre di Sassuolo, che poi torre non è una biga, insomma, che ha una persona alla radio. La pista è la 36, quindi la preferenziale, e entriamo in sottovento sinistro per la 36 sorvolando Villalunga. Abbiamo due traffici davanti a noi e quindi dovremo fare un circuito standard e non quello stretto che di solito gli autogiristi prediligono. Ecco, mi vedete muovere tanto il casco perché appunto mi sto guardando intorno che non ci siano traffici che non sono in contatto radio, visto che ci sono molti parapendisti in giro e nello stesso tempo sto dando un'occhiata ai due traffici che sono davanti a me
Io infatti sarò il numero 3 per poi dare la mia posizione di virata in base e poi finale 3-6. Ecco qua, i due traffici sono davanti a me, sono in finale, io faccio la virata in base e passiamo il secchia in questo momento. Ok, chiamata per finale 3-6, tremiamo l'autogiro e configuriamolo per l'atterraggio. Touchdown e benvenuti all'Emilia Fly Meeting di Sassuolo 2024. L'aeroporto dispone di tutte le comodità, tra cui il ristorante, meccanico, angaraggio e soprattutto anche benzina. Infatti mi sto dirigendo al distributore dove farò direttamente benzina dalla pompa come se fosse un qualsiasi distributore di benzina che possiamo trovare per la strada con la nostra automobile. Ok, per questo video è tutto, vi lascio in descrizione sopra il link al video della manifestazione. Mi raccomando, like al video e iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati sulle novità. Ciao!